Tu che guardi per la prima volta questo video ti chiederai dove tu sia capitata o capitato. Questo è un canale che si occupa di arte, di pittura e di disegno. Nello specifico oggi facciamo un video che sarà inserito nella playlist per imparare a disegnare. Un ciclo di interventi, di lezioni di video che vogliono stimolare ad avere un approccio verso il disegno. Oggi ci occupiamo di tratteggio. Il tratteggio è una parte interessante del lavoro di un disegnatore perché ci dà la possibilità di costruire le ombre e le luci e quindi l'atmosfera del disegno, ma soprattutto i volumi dello stesso nel disegno. Però in questo caso si riallaccia al mio ultimo video che ho fatto qui sul canale, che è una live che ti consiglio di andare a vedere. Metterò il link più avanti poco dopo che ho iniziato a fare il tratteggio, quindi ti consiglio di seguirlo. In questo video io, oltre ad insegnarti come fare il tratteggio, voglio farti concentrare sulla possibilità che attraverso di esso e attraverso il disegno tu possa costruire il tuo segno. Sì, proprio il tuo segno, quello che ti caratterizza, che ti rappresenta meglio. Ti consiglio di guardare questi video e di vedere se vale la pena di iscriversi al canale, di mettere un mi piace, di condividere il video se è stato utile e formativo sui tuoi profili social e di commentare naturalmente sotto la descrizione. Quindi non mi resta altro che augurarti una buona passeggiata dentro il canale e soprattutto una buona visione per questo video. Buon weekend a tutte e a tutti. Per iniziare possiamo semplificare il tratteggio con 4 direzioni grafiche principali. Con questi segni più o meno modulati andremo a comporre 3 esercizi. Questo è il primo, molto schematico. E invece questo è il secondo, dove intravediamo già una modulazione dell'ombra molto più particolareggiata. E poi infine un tratteggio un poco più libero, meno schematico. Come sapete, le matite vanno da una durezza massima di 10H a una morbidezza massima di 12B e noi scegliamo una 3B per tenerci in mezzo e avere la possibilità di avere un segno morbido però molto controllabile. Adesso con questa nostra matita, a differenza di un esercizio precedente, i nostri tratti dovranno essere molto più piccoli e nel primo esercizio assolutamente dobbiamo cercare di distanziarli in maniera omogenea e di dare loro la stessa profondità di segno. Quindi non dobbiamo né calcare tanto la mano né tenerla molto leggera, ma è fondamentale che questi segni siano sempre uguali. Ovviamente non possiamo essere perfetti e non siamo delle macchine e quella sprezzatura che ogni tanto arriva dà assolutamente una morbidezza e una intensità al segno che è bello lasciare. Però è fondamentale per noi che questo esercizio venga compiuto con una rigorosità che ci permetta poi di apprezzarne il risultato. Consiglio a tutti di farlo, anche a chi non vuole imparare a disegnare e chi non disegnerà mai, perché è fondamentale potersi mettere nella condizione di avere la possibilità di governare la nostra mano col nostro cervello attraverso l'occhio. Quindi questo è il primo strato di tratteggio che noi facciamo ovviamente in maniera verticale. Una notazione: noi possiamo fare questa forma entro cui noi dobbiamo fare il tratteggio grande quanto vogliamo e con qualsiasi forma vogliamo. L'unica accortezza è quella di, per questo primo esercizio, fare i segni, sia quelli orizzontali che quelli obliqui, della stessa intensità. Non tanto dei primi segni, ma fra di loro. Per esempio adesso questo segno fatto con la matita in questo modo risulta un pochino più corposo del segno fatto in verticale, ma non importa. Noi dobbiamo perseguire
l'esercizio con calma e tranquillità, cercando di mettere uno vicino all'altro questi segni senza sovrapporre quelli sopra a quelli sotto. Questo particolare è un particolare di un acquaforte che noi abbiamo visto nell'ultima live sul disegno. Vi metto il link qui sopra, dove abbiamo parlato del segno. Ed è proprio per merito e con l'applicazione verso questo tipo di esercizi che noi possiamo anche affinarci e percorrere la strada proprio della conoscenza nostra e dell'avvicinamento sempre maggiore al segno che ci rappresenterà e ci caratterizzerà. Infatti questi esercizi sono importanti non solo per determinare l'ombra, ma anche e soprattutto per la costruzione del nostro segno. Mi direte voi, ma come faccio io già a costruirmi all'inizio questo segno senza aver mai disegnato? Ecco, è proprio tramite il nostro occhio e la nostra mano che, se disciplinati, possono riuscire attraverso proprio il segno condotto nella maniera specifica e stando attenti a rispettare le poche norme che ci si è dati fin dall'inizio, che la mano acquisirà sicurezza e avrà la possibilità poi sempre di più di affrancarsi e di riuscire a, con il continuo esercizio, la cifra stilistica che poi ci rappresenterà. Il primo esercizio è bene che sia svolto proprio in maniera meccanica, in modo tale che noi cerchiamo in questo di essere più ligi possibili e più disciplinati nell'ottenere non tanto un risultato artistico, ma la possibilità di migliorare la nostra mano e poi ovviamente la nostra dimestichezza con la matita, il segno. E questo è il primo esercizio. Per il secondo esercizio sarà bene tenere presente due considerazioni. La prima è che tenendo la mano molto leggera noi possiamo ottenere un segno molto leggero, e la seconda che premendo noi possiamo ottenere questo segno così grande e forte. Per cui nel nostro secondo esercizio cominciamo facendo lo stesso tratto dell'esercizio precedente, però iniziando in maniera molto leggera e sempre di più avvicinandosi verso il fondo del nostro campo che abbiamo deciso di tratteggiare, premendo sempre di più la matita. E questo lo facciamo per tutte le linee di cui è composto lo spazio che vogliamo appunto riempire. Vedete, cercando sempre di non sovrapporre il segno sopra a quello di sotto e calcando con la mano in maniera progressiva tale e quale abbiamo fatto nella riga superiore. Deve essere omogenea all'altra riga. Tutte le righe che noi facciamo devono avere sempre la stessa partenza e lo stesso arrivo. Ovviamente, come noi possiamo poter immaginare, questo non è sempre facile. Ed è qui che sta il corpus fondamentale di questo esercizio, perché noi facciamo in questo momento, rispetto all'esercizio che abbiamo fatto precedentemente, un ulteriore ragionamento, un'ulteriore riflessione, e dobbiamo stare attenti perché dobbiamo comandare alla nostra mano non tanto di fare un segno, ma di modularlo, questo segno, più premuto e meno premuto. E questa è una cosa importante. Per questo io ritengo questo uno degli esercizi più interessanti e che consiglio assolutamente a tutte e a tutti coloro che si vogliono mettere in cammino verso la ricerca di questo segno grafico. Quindi ancora una linea di questo tratteggio, vedete,
sempre io cerco di dare un occhio a quello che sto facendo e un occhio nella parte superiore, perché il mio segno deve essere esattamente uguale o perlomeno omogeneo al tratto che io ho fatto nella parte superiore. Ovviamente quando inizierò, come fra poco, a fare la parte mediana, non potrò comportarmi come ho fatto per la parte verticale e dovrò iniziare proprio a considerare la leggerezza del tratto man mano che io proseguo verso la sua profondità in termini proprio di spazio. Quindi io inizio facendo queste linee molto leggere e poi man mano è proprio tutta la linea che viene e deve essere calcata in maniera appropriata fino ad arrivare a una soluzione proprio di calco molto profondo verso la fine dello spazio che io ho destinato a questo tratteggio. Sappiamo che la grafite va da una durezza di 10H e sono queste le durezze e le morbidezze con cui si definiscono le matite, quindi dalla 10H, 9H, 6H fino ad arrivare alla H, poi c'è la F, la HB, la B e poi cominciano a esserci le matite che interessano a noi maggiormente. Si può fare anche benissimo un disegno con delle matite molto più dure, dipende da ciò che noi vogliamo ottenere, naturalmente. Io vi consiglio di, per l'inizio, servirvi di matite che vanno dalla B fino alla 3B, massimo 4B. Poi vedrete che affinando la vostra mano e anche con le stesse matite potete riuscire a trovare modulazioni di grigi, di scuri e di chiari molto vari. Adesso mettiamo a confronto questi due esercizi che abbiamo fatto. Questo qui che vedete è molto più strutturato, forse molto più morbido e ci rivela come il tratteggio possa essere eclettico e diversificato. Vedete proprio il confronto fra questi due esercizi che abbiamo fatto. Adesso ampliamo un pochino la nostra possibilità e il nostro segno verso un tratteggio un poco più libero, meno schematico. Ecco, a questo proposito io ve lo metto qui proprio come informazione, ma è un esercizio questo che caratterizza già il segno e quindi è un esercizio che non posso pretendere che possa essere eseguito in maniera confacente alla soddisfazione dell'esecutore, perché occorre avere già un poco di esperienza e quindi di mano per riuscire a fare il tratteggio in questa maniera. Però è un tratteggio che si può assolutamente e si deve provare per riuscire a vedere quelle che sono anche le possibilità di segni e di portare il segno in questo modo per costruire un tratteggio che ha le stesse caratteristiche di quelli che lo hanno preceduto. Quindi sempre un orientamento rispetto al segno precedente che era per lo più verticale e continuando con le altre due inclinazioni, come abbiamo visto negli altri due tratteggi. Qui vedete un grandissimo e molto migliore esempio di quanto possa fare io in questa bellissima acquaforte di Rembrandt, è un ritratto del 1634 e se andate a cercare Rembrandt di questo tipo di tratteggio vedrete degli esempi straordinari. E quindi, come ho detto, finita la parte obliqua, possiamo riprendere l'altra parte, però questa volta essendo molto più liberi e quindi potendo ritornare anche sul segno precedente per aggiustarlo o per integrarlo meglio, per avere un risultato un poco più morbido. In questo modo. Questa è una piccola e sintetica evoluzione del tratteggio che io oggi in questo video vi ho mostrato e che vi invito a percorrere, perché solo passando attraverso la disciplina e il lavoro costante si possono arrivare ad ottenere risultati veramente
impensabili. Fidatevi di me. L'impegno e la costanza devono essere i nostri compagni e la natura e le persone che ci hanno precedute devono essere la nostra guida per continuare questo loro percorso. Noi vediamo questi 3 tratteggi, vedete? Il primo, il secondo e il terzo. Vedete come nel terzo proprio si ha questa frammentazione, questa morbidezza che negli altri 2 non è presente, però è fondamentale compiere questo percorso. Evitiamo all'inizio di fare questo, ma facciamo questo. Alziamo la matita ogni volta e componiamo il tratteggio e il nostro segno di tanti piccoli trattini, mai di una linea continua, spezzata. Questo poi lo decideremo di fare in futuro, però quello che conta adesso è imparare a disegnare e quindi a disciplinare la nostra mano. Quello che poi noi potremo fare sarà davvero infinito. Basta avere lo sguardo sui disegni di coloro che ci hanno preceduti e pensare al nostro cervello che guida la nostra mano, che impara a fare i primi passi. Nel salutarvi vi propongo ancora i tratteggi di uno dei disegni che abbiamo visto nell'ultima live di Claes Jans Vischer del 1607 e di invitarvi a guardare la playlist sul disegno che vi metto proprio qui al termine del video nell'icona, su cui potete agevolmente cliccare. Buon weekend a tutte e a tutti. A presto!